Un ciao da Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo quello che si rivela al tempo stesso una mezza delusione e un buonissimo album tra metal, orchestrazioni e musica elettronica. Può un album essere sia deludente che valido? Guardando solo al significato delle parole, uno ha istinto direbbe di no, ma in realtà è possibile il come, vista la complessità dell'animo umano. Per esempio, si può riconoscere razionalmente di alto livello un disco, che però a livello emotivo distinto può non soddisfare i propri gusti, le proprie aspettative e le proprie sensazioni. Per chi ha scritto questa recensione è proprio il caso di Victory dei Dead End Finland. Sulla vecchia webzine ci eravamo occupati di questa band di Helsinki nel 2020, all'uscita del quarto album Inter Vivos. Era un lavoro che ci aveva colpito molto con la sua originalità, ma anche per la qualità sia generale sia di alcuni pezzi davvero stupendi. Sul successore, uscito lo scorso 31 marzo, sempre grazie alla conterranea Inverse Records, avevamo perciò aspettative altissime. Aspettative rispettate però solo in parte. Da un lato è vero che Victory conserva diversi lati positivi, a partire dal genere, forse persino più originale che nel predecessore. Da quest'ultimo, i Dead End Finland si sono evoluti in maniera coerente col passato, ma che al tempo stesso se ne distacca, in un processo di semplificazione della musica e di sfoltimento della gamma di influenze. Si sono così perse alcune delle componenti di Inter Vivos, in particolare quella Death. Ormai nei riff non c'è più nulla, ne rimane giusto qualche traccia quando Mikko Virtanen usa il growl. Anche il progressive è molto meno presente nelle atmosfere, anche se quest'ultime rimangono il piatto forte dei finlandesi. Victory è spesso apprezzabile sotto questo lato, anche grazie a un suono che ora si può descrivere come un'unione a tre tra una base metal sui generi, una parte sinfonica che conferisce al disco solennità e una elettronica che si è molto sviluppata rispetto al passato, diventando preminente. Con in più i citati residui del passato, ma anche qualche influsso inedito, per esempio, proveniente dal folk metal. Di solito noi di Heavy Metal Heaven amiamo molto le commistioni tra metal e musica elettronica. Tuttavia, purtroppo, questo lavoro dei Dead End Finland manca dell'altra caratteristica che rendeva grande Inter Vivos, le melodie vincenti. Qualcuna sparsa nella scaletta di Victory è presente, ma per il resto il disco si limita a scorrere. Lo fa di norma in maniera buona, piacevole, ma di rado lascia davvero il segno. Tra tanti pezzi ondivaghi e qualche traccia davvero filler, a riuscirci davvero ci sono solo 3 brani, in primis Wounded and Bleeding. Guarda il passato, con momenti più cupi, i più death del disco, che poi si aprono in ritornelli intensi a livello sentimentale. In un senso diverso fa lo stesso anche Delusion of Grandeur, più oscura del resto e a tratti davvero depressa, una cappa che però a tratti si apre. Tuttavia il disco riserva il meglio per la finale Wrath of God. Di indirizzo quasi gothic sia per sonorità che per atmosfere, sa anche mostrare scorci più aperti e soprattutto ritornelli quasi epici, davvero d'impatto. Eppure neanche quest'ultima è a livello dei picchi di Inter Vivos. Insomma, se non per stile, per qualità Victory può sembrare un album di canzoni scartate del precedente. Poi certo, a valutarlo razionalmente un album valido sopra la media e già quella manciata di tracce riuscite gli fanno meritare un ascolto. A essere sinceri però, dai Dead End Finland, visti i precedenti, noi ci aspettavamo molto di più. E ce lo aspettiamo ancora. Speriamo che il prossimo disco possa essere di nuovo ai livelli migliori che la band nordica ha prodotto e non un mezzo passo falso come, a livello emotivo, ci viene da giudicare Victory. Voto di Heavy Metal Heaven 79 su 100. Per oggi abbiamo finito, se ti è piaciuta la video recensione metti il like, condividila e commenta. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei nuovi video che pubblichiamo ogni settimana. Puoi infine trovarci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!